finalmente siamo di nuovo qui in questo bel giardino, questo bel giardino Lucero, va bene? Che si trova, ricordiamolo, si trova tra il Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio, il famoso Ponte Vecchio, no? Diciamo visitato da milioni di persone tutti gli anni, Lungardo milioni di Torrigiani. tordigiani. E qui c'era dove si verificò quella voragine, che inghiottì non so quante, una dozzina di auto, forse anche di più. Una trentina, Ecco, sì, va mi bene. hanno detto. Allora, Firenze è la città di Dante Alighieri, eh, Boccaccio, Machiavelli, aiutami, ce n'è Ce n'è Meucci, Meucci, Zeffirelli, tanti Zeffirelli. grandi personaggi, no? E anche di Oriana Fallaci, no? Te la ricordi Oriana Fallaci? Sì. Che te, ora, qualche minuto fa hai definito la Fallace, no? La Perché ha dato Fallace. un po' di La fame. Oriana Fallaci è stato un grande personaggio, va bene, che ci piaccia o no, insomma, un grande personaggio perché appunto ha scritto numerosi libri, no? Mi pare una dozzina, se non Sì, erro. E libri di successo perché abbiamo visto prima su Wikipedia milioni di copie vendute, 20 milioni di 20 cose. milioni addirittura, 20 milioni di copie vendute. E, una vita anche diciamo avventurosa, piena purtroppo pure di tragedie, no? Eh, Tra cui 2 aborti spontanei, quindi se non ero non riuscì mai a diventare madre, eh, cosa che forse l'avrebbe anche addolcita, no? Questo carattere duro, proprio eh, rigido, no? Rigido. E, poi la tragedia anche di Città del Messico, non di Città del Messico, era il Messico, no? sì, In cui appunto spararono, mi pare le forze di sicurezza messicane uccisero, durante le non si sa, una Olimpiadi, sì. strage incredibile e lei si pensò che ci fosse anche lei fra le vittime, invece fu ritrovata, Andò bene, andò bene, finì in andò ospedale, vicina, insomma, se la cavò, no? E poi ricordiamoci anche della giovinezza passata, diciamo, in un ambiente antifascista, un ambiente socialista, no? Potremmo dire pertiniano, no? Perché fin dall'inizio loro si opposero ai soprusi fascisti, no? Fin dall'inizio il babbo, insomma un po' tutta la famiglia, no? E lei compresa che durante la guerra fece addirittura la staffetta, no? Quindi immaginiamoci una ragazzina, perché lei era del 29, sì. 1929, quindi una quindicenne, 44, qui il passaggio della guerra in questa città avvenne nel 44, quindi immaginiamo una ragazzina che appunto fa la spola, no, fra una sponda e l'altra dell'Arno, guardando il fiume perché i ponti erano tutti stati, eccetto il Ponte Vecchio, i tedeschi avevano fatto saltare in aria tutti i ponti, no? E quindi lei, insomma, diciamo, chissà come riusciva insomma a portare le munizioni, mi pare, no? Se Sì, non mi ricordo male. Insomma, poi fu addirittura premiata, ovviamente dopo la guerra, da un riconoscimento dell'esercito italiano, no? Quindi diciamo pure, insomma, una tipa bella tosta, no? Questa qui. E un ambiente, insomma, come dire, per nulla equivoco, no? Cioè, non c'erano sfumature, insomma, faceva parte di un ambiente socialista, antifascista, probabilmente anche repubblicano, no? Così. Ecco, poi però la fine, diciamo, non è stata in sintonia con l'inizio, giusto? eh, Potrebbe dire, perché poi alla fine eh, forse anche, forse anche segnata da una grave malattia, no?
che poi la condusse al decesso, alla morte, probabilmente condizionata negativamente da questa malattia, diciamo, terminò la sua esistenza con una serie di invettive che avevano poco a che vedere con il suo passato iniziale, no? E quindi io mi ricordo che dopo l'11 settembre, no? Schierarsi addirittura per l'intervento militare in Afghanistan, un po' più dubbiosa sull'Iraq poi, no? Ma insomma poi alla fine insomma, spronando l'Occidente, no? La nostra civiltà, dicendo che la nostra civiltà era in pericolo, no? Perché minacciata dall'integralismo islamico, giusto? Sì. No? L'integralismo islamico, insomma, praticamente si rimise, tra parentesi, andò anche in Vietnam, ora mi ricordo, no? Fece anche la sua comparsa lì come corrispondente nel Vietnam, e criticando, ecco lì, diciamo, secondo me la prima battuta a vuoto, mettendo sullo stesso piano sia gli invasori, gli americani, che gli invasi, cioè i vietnamiti, no? Quindi Sì. praticamente un'equidistanza e insomma, probabilmente cominciò lì a cambiare un po' il vento, no? Perché ovviamente non si poteva essere equidistanti, no? C'era un invasore e un invaso. Come direbbero oggi, no? La Russia invade, quindi ha torto la Russia. Va bene. Poi in Iran. Poi in Iran c'è questa famosa intervista in Iran, no? In cui intervistò appunto Khomeini, no? E probabilmente iniziò di lì il suo astio verso l'Islam, no? Il suo astio verso l'Islam, che arrivò, ecco, secondo me a un punto veramente non ritorno, con la famosa frase su Israele, no? Cioè quando le fecero presente che Israele perseguitava, vessava, uccideva, violava tutte le condanne, le risoluzioni dell'ONU e della cosiddetta comunità internazionale, lei però disse: ma io, Israele però è uno Stato democratico, no? Israele difende la libertà, Israele difende il pluralismo, io sto sempre con Israele, io sto con Israele, me lo ricordo questa frase, no? Io sto con Israele, bella fiera, no? Con l'elmetto in testa, no? Infatti a noi ci piace ricordarla così, c'è una famosa foto in cui lei, mi pare proprio in Vietnam, c'ha l'elmetto verde, no? Diciamo che in Iran se non era per Pertini, lei era ancora lì. Sì, ecco, a proposito dell'Iran, mi ricordo in che periodo era, forse post Khomeini, no, c'era ancora Khomeini, sì. Ma insomma sì, mi ricordo rimase bloccata in un hotel, no? Avrebbe voluto intervistare Bani Sadr, ti ricordi c'era Bani Sadr all'epoca, no? Dice, però non glielo consentirono e rimase bloccata. Scusate, rimase bloccata, è l'autunno che avanza, rimase bloccata in questo hotel e non riusciva a contattare l'ambasciata, la rappresentanza italiana in Iran, e allora dovette chiamare Ingrid Bergman addirittura, quindi è una donna che conosceva diciamo un po' tutta l'alta società internazionale, no? Anche Orson Welles mi pare fece sul suo primo libro appose la sua firma, no? Perché lei era stata Hollywood. Sì, aveva fatto anche Cronaca Rosa addirittura, se non erro. E insomma, tornando in Iran, Ingrid Bergman avvisò Pertini: guarda, Presidente, c'è la fallace è rimasta bloccata in Iran. Insomma, Pertini si mosse subito e riuscì a sbloccare la situazione, ovviamente. Ovviamente, insomma, Pertini, diciamo, ne ha fallite poche nella sua vita. E quindi alla fine, ecco, diciamo,
non c'è lieto fine nella sua storia, no? Non c'è lieto fine perché appunto lei diventa da eroe positivo, diventa un eroe assolutamente negativo. Non solo secondo noi, io penso che tu possa, anzi tu l'hai chiamata te la fallacesi, che voglio dire, non c'è bisogno di dire altro, no? In fallo. È caduta in fallo proprio al termine della sua, insomma, comunque bella esistenza, ma più che altro bella, diciamo, intensa, no? Ma bella, bella anche brutta perché segnata da fatti, insomma, diciamo, tristi, dolorosi, no? Molto dolorosi, la perdita di due figli. Per aborti spontanei, è veramente dolorosissima per una donna, e però appunto c'è questa fine secondo me assolutamente ingloriosa, anche perché poi quindi una fine ingloriosa, una fine tragica, perché è una malattia tremenda che è durata più di 15, mi pare una quindicina d'anni, va bene? E poi un lieto fine non c'è, perché appunto lo vediamo in questi giorni, Israele si è scatenato, no? Israele si è scatenato e come giustificazione dei suoi atti Israele prende, diciamo, la palla al balzo, no? Come palla al balzo anche queste dichiarazioni della Fallaci, no? Israele ha sempre ragione. Israele può fare quello che vuole, no? Io sto dalla parte di Israele. Sì. E quindi la Fallaci è un personaggio, come dire, molto influente. Tutt'oggi è un mito, no? Tutt'oggi è diventato un mito la Fallaci, quindi è un personaggio influente, no? Sì. È un personaggio, come li chiamano in Francia, maître à penser, cioè i maestri di pensiero. È stato un maestro di pensiero, un opinionista di punta. Ora si è messo in mezzo anche Bidet. Biden? Insomma, si è messo nel mezzo, però poverino, anche lui. Dove vuoi andare, voglio dire? Appoggi Israele. Sì, no, vabbè, lì c'è l'alta finanza americana, sai, il mio professore di inglese mi diceva, guardate, c'è la storia di Israele è un pasticcio, perché lì c'è l'alta finanza americana, è tutta ebraica e quindi influenza sempre la classe politica, no? La classe politica degli Stati Uniti. Ma il problema è che la classe politica è un conto, ma tu che sei una giornalista, scrittrice, no? Che conosci i fatti, non puoi poi rovesciare i fatti a tuo piacimento. Allora fai, come dire, non servi più la verità, servi qualcos'altro, servi il tuo orgoglio, non so, la rabbia e l'orgoglio, è incavolata, la rabbia e l'orgoglio, no? È un titolo che la dice lunga, cioè si è fatta prendere dai cattivi sentimenti, capito? E quindi, diciamo, ripeto, il finale è non solo tragico ma anche triste, perché, diciamo, ha sciupato tutto un po'. Quello era stata la sua esistenza proprio addirittura d'arrivo, no? E purtroppo, ecco, io direi, concluderei questo video dicendo, non so se tu sei d'accordo con me, che i danni della Fallaci sono infiniti e soprattutto irreversibili, cioè la reputazione di Israele è segnata per sempre, va bene? L'odio chissà quanto durerà ancora fra le due parti, e non solo perché Israele si è inimicata, diciamo, più di mezzo mondo ormai, perché basta vedere come votano all'ONU, no? Quando c'è qualcosa che riguarda Israele, no? All'ONU, cioè, alla fine, voglio dire, Israele rimane da solo insieme agli Stati Uniti e pochi altri, no? Quindi, diciamo, ripeto, i danni della Fallaci, essendo la Fallaci stata una grande personaggio influente, maestra di pensiero e soprattutto grande opinionista, no? Venduto 20 milioni di libri, per forza
ha esercitato una grande influenza su il mondo occidentale di sicuro, ma anche oltre, no? Anche oltre. E quindi insomma è grave sia finita così, secondo me, è grave, è molto grave. E quindi noi la ricordiamo in questo modo, purtroppo la ricordiamo in questo modo, anche io direi di concludere, la mettiamo qui alla fine, la famosa canzone di Jovanotti, no? La famosa canzone di Jovanotti, Salvami, no? Salvami, forse è la migliore di tutte, almeno per quanto mi riguarda. Io non sono un fan di Jovanotti, non so te, soprattutto negli ultimi tempi mi sembra anche lui, voglio dire, la vecchiaia fa dei brutti scherzi, non solo alla Fallaci, ecco. Dice, riesce a riprendersi da un incidente, no? Santo Domingo, sì. Sì, a Santo Domingo, riesce a riprendere, ma diciamo anche negli ultimi tempi un serio contraddistinto per come dire, esibizioni particolarmente entusiasmanti. Ecco. Però io voglio ricordare la Fallaci e anche Jovanotti con questo bel brano che si intitola Salvami, no? In cui lui a un certo punto infila questa strofetta, la giornalista e scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella. Riferito proprio a me, l'ha detto anche Jovanotti. Sì, riferito a lei, anche riferito a quello che fece durante la seconda guerra mondiale, e poi però com'è finita la storia, cioè dalla seconda guerra mondiale siamo finiti a appoggiare l'intervento di Bush in Afghanistan, capito? Insomma, diciamo una bella contraddizione, insomma, in termini proprio assoluti. Va bene, allora è mezzogiorno, senti le campane, è mezzogiorno, allora noi vi lasciamo con la canzone di Lorenzo Cherubini di Cortona, di Cortona, Cortonese, detto Jovanotti, e mi raccomando, iscrivetevi, commentate, diffondete questo canale, sempre più irriverenti, sempre più pertinenti e sempre più naif. Ciao. Ciao. Vai col brano. I bianchi, i neri, la religione, il pessimismo della ragione, la foto di gruppo il primo giorno di scuola, libertà di movimento, libertà di parola, le 8 principesse, i 700 nani, le armi, gli scudi, diritti umani, i corvi che gracchiano, rivoluzione, però non c'è pietà e non c'è compassione, il sangue si coagula sul pavimento, si inceppa l'articolazione del movimento, la voce che balbetta, la speranza che inciampa, la capra che crepa, la capra che campa, la giornalista scrittrice che ama la guerra perché le ricorda quando era giovane e bella, amici e nemici, che comodità, villaggi di fango contro grandi città, e salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci, le reti, i cancelli, le zone rosse, migliaia di croci, milioni di fosse, la NATO, la FAO, le Nazioni Unite, 6 miliardi, 300 milioni di vite, dignità, dignità, una vita normale, l'indifferenza è il più grave peccato mortale, il mercato mondiale, il mercato rionale, la croce del sud e la stella polare, il Nasdaq che crolla, il petrolio che sale, la borsa che scende, la borsa che sale, la storia ci insegna non c'è mai fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, il PIL, la ricchezza misurata in consumo, la rete globale, i segnali di fumo, la riconversione dell'energia, il colpo di coda dell'economia, i microcomputer, le trasformazioni e noi sopra un ferro che ha ancora i pistoni, le facce impaurite, la vita che vola, lo stomaco, il fegato, il petto, la gola, Peshawar, New York, Sierra Leone, la polizia vita dell'assicurazione,
conoscenza perduta, le ragioni di Stato, una sola potenza, un solo mercato, un solo giornale, una sola radio e 1000 scheletri dentro l'armadio. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci, salvami, salvati, salviamoci. La storia ci insegna che non c'è fine all'orrore, la vita ci insegna che vale solo l'amore. Salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, salviamoci, salvami, salvati, salvaci, salviamoci, salvali, salvati, salvami, 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 salvami.